Nel 1966 all'MIT la segretaria di un professore gli chiese di uscire dall'ufficio. Voleva conversare da sola con un computer. Voleva della privacy. Il problema è che quel computer non capiva una parola di quello che gli stava dicendo. Aveva circa 200 righe di codice scritte in un linguaggio dimenticato e zero comprensione del linguaggio umano. Eppure quella donna era convinta di essere capita. Questa è la storia dell'effetto ELIZA. 60 anni dopo, lo stesso meccanismo scatta ogni volta che apri un'intelligenza artificiale, per esempio ChatGPT. E se lavori con l'intelligenza artificiale dovresti esattamente capire come funziona. In questo video ti racconto 3 cose che devi sapere assolutamente. Il primo, come un programma di poche centinaia di righe nel 1966 ingannò tantissime persone, tra cui molti utenti dell'MIT, facendoli credere di essere capiti sul serio. Secondo punto, perché il suo creatore passò il resto della vita a pentirsene. Il terzo, come riconoscere lo stesso inganno cognitivo oggi con gli strumenti dell'intelligenza artificiale di oggi, che sono ben più sofisticati e soprattutto a portata di tutti e sempre disponibili, sempre in tasca. Se è la prima volta che capiti qui, io sono Andrei e questo è Frontiers to AI. Raccontiamo le storie dietro all'intelligenza artificiale, quelli che i corsi online e i tutorial non dicono. Se ti piace, iscriviti per non perderti le prossime avventure insieme. Tornando alla nostra storia, nel 1966, sul numero di gennaio della rivista Communication of the ACM, alla pagina 36 e 45, comparve un paper dal titolo molto lungo e intrigante. ELIZA, un programma informatico per lo studio della comunicazione in linguaggio naturale fra uomo e macchina. L'autore è un professore del MIT di 43 anni, si chiama Joseph Weizenbaum. Weizenbaum era nato a Berlino nel 1923 in una famiglia ebrea. Fuggì dalla Germania nazista nel 1936. Da bambino negli Stati Uniti è diventato uno dei primi e maggiori esperti di informatica. Nel 1963 era entrato all'MIT. Il programma descritto in quel paper si chiama ELIZA. Il nome è un omaggio letterario a Eliza Doolittle, la protagonista di Pygmalion, la commedia del drammaturgo irlandese George Bernard Shaw. Nella commedia un professore insegna ad una fioraia a parlare come un'aristocratica. L'idea è la stessa. Un programma che impara gradualmente a conversare. Ma sotto il nome letterario, ELIZA è una cosa molto più semplice di quello che sembra. Il programma principale è lungo circa 400 righe di codice. È scritto in un linguaggio che oggi è praticamente dimenticato. Gira su una IBM 7049, un computer delle dimensioni di una stanza. Riconosce soltanto 60 parole chiave. Ora, la domanda è semplice. Come può un programma che riconosce 60-70 parole a ingannare un utente del MIT? La risposta sta tutta in uno script chiamato Doctor. Doctor insegna a ELIZA di essere uno psicoterapeuta. Non un terapeuta qualsiasi, ma uno della scuola rogeriana, dal nome di Carl Rogers. La terapia rogeriana ha una caratteristica speciale. Il terapeuta non dà consigli. Ripete al paziente, sotto forma di domanda, le cose che il paziente stesso gli ha appena detto. Tu dici: mia madre mi tratta male. Il terapeuta risponde: perché pensi che tua madre ti tratti male? Ecco perché questo tipo di terapeuta è perfetto per un programma semplice. Il programma non ha bisogno di capire, basta che riconosce delle parole chiave, madre, padre, triste, e le rimandi indietro sotto forma di domande. Io per esempio posso scrivere: sono triste.
Eliza risponde: per quanto tempo sei stato triste? Io scrivo: non lo so. Eliza mi risponde: non sei sicuro? È un gioco di specchi. Il contenuto lo mette l'utente. Eliza lo rimanda indietro sotto forma di domande e la nostra mente fa tutto il resto, riempie tutti i voti. Weizenbaum si aspettava che Eliza fosse un esperimento tecnico, insomma un paper accademico, una curiosità. Il problema è che non lo è stato. Il personale al MIT, studenti, professori, segretarie, iniziarono ad usare Eliza non come una dimostrazione, ma come un confidente. Iniziarono a raccontare le cose personali, problemi sentimentali e paure. Weizenbaum stesso racconta che la sua segretaria gli chiese di uscire dalla stanza. Voleva avere una conversazione privata con il programma. E quando lui le ricordò che i log di tutte le conversazioni erano salvati sul suo computer, la segretaria si offese. Avesse letto il diario segreto o avesse in qualche modo invalidato la propria privacy. Weizenbaum nel suo libro del 1976 ha scritto una frase che rimase negli anali della storia dell'intelligenza artificiale. Te la cito qui. Quel che non avevo capito è che esposizioni estremamente brevi ad un programma informatico relativamente semplice possono indurre pensieri deliranti in una persona del tutto normale. Questo è l'effetto Eliza, la tendenza degli esseri umani ad attribuire ad una macchina molta più comprensione di quello che realmente possiede. Lo vediamo nell'intelligenza artificiale, nei testi, dove noi esseri umani vediamo dell'empatia. In realtà è solo grammatica. La cosa interessante è che Weizenbaum non vedeva Eliza come un successo, la vedeva come un allarme. Nel 1976 pubblica Computer Power and Human Reason e diventa per il resto della sua vita uno dei critici più severi dell'intelligenza artificiale. Sostiene che decisioni come quelle giudiziarie, mediche o affettive non dovranno mai essere delegate ad una macchina. Non perché la macchina non sia capace, ma perché non sa cosa significa realmente giudicare. Ma altri suoi colleghi la pensano in maniera opposta e si immaginarono, per esempio, uno dei progetti più interessanti era quello di Carl Sagan, che si immaginò una rete di computer automatici per fare psicoterapia in ogni città. Si immaginava qualcosa come delle cabine telefoniche dove una persona pagava poche decine di dollari e aveva una seduta con uno psicoterapeuta automatico. Weizenbaum guarda tutto questo però con orrore. Morì nel 2008 a 85 anni a Berlino, nella sua città natale. Fino all'ultimo ha messo in guardia il mondo. Facciamo però un salto ai giorni nostri. Centinaia di milioni di persone ogni settimana parla con degli assistenti AI. Alcune di queste persone sviluppano anche degli attaccamenti emotivi profondi. Alcuni chiedono consigli di coppia, alcuni confessano segreti. Un sistema come GPT o Claude non ha niente in comune con Eliza dal punto di vista tecnico. Ha miliardi di parametri invece di 400 righe. Ha visto più testo di quanto un essere umano potrebbe fare nell'arco di 1000 vite. Ma il meccanismo psicologico che scatta nel cervello è esattamente lo stesso del 1966. Quando un modello di linguaggio ti risponde in modo apparentemente empatico, tu la interpreti, riempi i vuoti, attribuisci alla macchina delle intenzioni, dei sentimenti o della comprensione. Questo non è sbagliato di per sé, è umano, ma ci sono alcune cose che dovresti sapere. La fluidità linguistica non è comprensione. Un modello di linguaggio genera le parole statisticamente più probabili,
dato un contesto. Non sta pensando nel senso in cui lo intendiamo io e te. L'empatia percepita non è empatia, è un completamento del pattern. Il modello ha letto talmente tanti articoli umani, talmente tanti testi umani, che riesce a riprodurre lo stesso pattern, ma non sente niente. E infine l'effetto ELIZA si moltiplica con la scala. Più persone lo utilizzano, maggiore è l'illusione. ChatGPT o i software di intelligenza artificiale che usi tutti i giorni è 1000 volte più fluente di ELIZA. L'illusione, di conseguenza, è 1000 volte più forte e più facile da scambiare per la realtà. Nel 2021 due ricercatori trovarono il codice sorgente originale di ELIZA, che era stato dato per disperso 60 anni fa. Nel 2024 ELIZA torna in vita e gira di nuovo su un emulatore del vecchio sistema. Puoi provarlo anche tu online. È un'esperienza che ti consiglio. Prova a parlare con ELIZA, sapendo però che in realtà cerca di ripetere semplicemente quello che tu gli dici sotto forma di domanda. Ti accorgi di una cosa molto strana. Anche se sai come funziona, dopo qualche minuto una parte del tuo cervello si rilassa e inizia a trattarla come un interlocutore. Ecco, quella parte del tuo cervello che si rilassa è la stessa che ogni giorno con gli strumenti moderni fa scattare l'effetto ELIZA. Weizenbaum nel 1976 chiudeva il suo libro con una frase molto semplice: dato che non abbiamo ancora modo di rendere i computer saggi, non dovremmo ora dare ai computer compiti che richiedono saggezza. 60 anni dopo il primo chatbot, questa frase è più vera che mai. Se questa storia ti è piaciuta, ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanellina. Ogni settimana racconto storie come questa, pionieri, eroi, retroscena dell'intelligenza artificiale che la maggior parte delle persone non conosce e che sono molto interessanti. Ho una domanda per te. Hai mai sentito parlare dell'effetto ELIZA? Se sì, fammelo sapere nei commenti. Da Andrea è tutto, al prossimo video. Ciao!